Fatelo. Ma dai, ma ci scemo che sei. Perez. Amore mio, oggi ti porto al lago di Braies. Wow. Vi chiederete cosa ci facciamo al Pederù se dobbiamo andare a Braies? Ma? Lo scopriremo man mano. Pederù. Senes. Qua manca un pezzo. Davanti a noi il Col Beccei. I colori sono autunnali. Ah, a proposito, vi siamo un po' mancati. Abbiamo avuto un bel po' da fare durante l'estate, ma adesso questo autunno, meteo permettendo, proviamo a fare qualche video. La valle di Rudo dietro di noi. La vecchia strada militare che dal Pederù ci porterà su al Fodara-Vedla e Senes, mentre saliamo verso Senes abbiamo davanti a noi questo picco che si chiama in ladino Furche dai Fers. Nelle altre lingue al momento non lo so. Facendo come Tolomei, potresti dire? Se facciamo come Tolomei quando aveva la voglia di italianizzare tutto, sarebbe la forca dei ferri o la forca del fabbro. Ecco che Peak Finder cade a fagiolo, però non c'è nessun nome in italiano, ma c'è solo uno tedesco, Eisengabel, e che tradotto letteralmente sarebbe proprio una forca di ferro. Si vede che vengo dal ciclismo perché cerco sempre di stare bene a ruota. Ora prendiamo in direzione Senes, quindi tagliamo un pezzo e non arriviamo a Fodara-Vedla. Allora, se avete un problema che sono troppo veloci, iniziate a prendere un po' di sassi e poi vi mostro cosa facciamo. Amore, ti cade il berretto fuori dallo zaino, aspetta. Ok. Grazie. E luce fu. Hai il pantalone colore autunno, amore? Anche qui. Ah sì. Il puntino qua siamo noi, giusto? Ora dobbiamo andare qua, qua, qua. Andiamo a Fosses? No, è rimasta lunga. Vieni là. Oh, c'è scritto Braies, scusa.
Amore, siamo un'ora in cammino. Solitamente, quando eri giovane, Sì? in un'ora eravamo già al Sennes. Tu non ti ricordi? No. Ah, passato molto tempo. Vabbè. Allora eravamo innamorati e io dovevo seguirti. Ah, allora era colpa mia, sono io lento adesso. Comunque, laggiù, quella montagna laggiù, è la nostra meta. Sembra vicina, ma come sempre non lo è. Davanti a noi, sopra la cima Amore, c'è la Croda Rossa. Guardate un po' che spettacolo. E la cosa più bella è che non c'è anima viva. A sinistra si va al Sennes, noi proseguiamo per il rifugio Biella. Come sempre siamo abbastanza vicini a casa. Dall'altra parte la cima 9, qua è la Varella, si intravede qua la Tofana, poi abbiamo il Soropis, a sinistra il Cristallo e siamo sempre in direzione del rifugio Biella. Devo aumentare i sassi. Ed in questi momenti pensi perché non abbiamo preso la bici? Infatti dal Sennes al Biella c'è questa lunga piana che ad esempio con una bici da gravel sarebbe fantastica. Le pareti della Croda del Becco, Saslaporta in ladino, Seekofel in tedesco. Si parla molto del paesaggio lunare su al passo Valparola, però guardate qua, questo lo batte alla grande. Qua vediamo il rifugio Biella, siamo sotto la parete della Croda del Becco e il silenzio. Oh mamma mia, Cosa c'è? Cosa c'è? sono 2 ore adesso in cammino. È un'altra ora e mezza per arrivare su. No, Aglio. no, Sarà. non puoi mica avere ragione in tutto. Sì. Rifugio Biella, ovviamente siamo nella stagione dove ormai tutti i rifugi sono chiusi. E noi adesso su per questa parete qua. I sassi iniziano
a fare fazione. Però il problema è che lei è responsabile al vettovagliamento, quindi tutto il cibo si trova di là. Mentre il rifugio Biella sotto di noi diventa sempre più piccolo, si vede il lago di Fosses, ma si vede anche Giovale Cortina d'Ampezzo. Ed ancora non siamo in cima, perché è una cima furba, va sempre su, poi ci gira un po' intorno. Insomma, sono quelle cime dove ci sono i gnometti che le spostano sempre un po' più avanti. Ridendo e scherzando, guardate là, le 3 cime di Lavaredo. Si vede tutta la stradina che abbiamo fatto per arrivare, perché abbiamo preso questo angolo, dopo taglieremo dritti verso Sennes e giù verso Pederù. Beh, come panorama non me li ricordavo così, perché l'ultima volta che siamo stati insieme su questa cima non so quanti anni fa. Ora che mi viene in mente, potremmo fare un bel quiz. Ora sono le 11:30. I primi 5 che indovinano quando il mio amore, che si vede spuntare, quando il mio amore arriva in cima, orario esatto, potete anche con secondi, quindi ora, minuti e secondi, i primi 5 che indovinano o si avvicinano di più, quando a casa loro una sorpresa. Avete 5 giorni di tempo e dopo 5 giorni peschiamo quelli primi 5 che hanno indovinato o si sono avvicinati di più all'orario di arrivo del mio amore. Occhio, la moglie mi ha raggiunto mentre perdevo tempo a far foto. Dai, che la cima è là, la cima amore è qua. Allora siamo in cima, vediamo se il mio amore arriva anche in cima. Sono le giuste, ma noi siamo venuti qua per un motivo, vero? Eccolo. Abbiamo detto che andiamo al lago di Braies, ma andiamo al lago di Braies a modo nostro. Non so se lo vedete dal video della GoPro, ma parcheggio strapieno, sono tutti là come formichine, barche dappertutto, e qui noi in solitaria, non c'è anima viva. Sullo sfondo, come sempre, tutta la cresta di confine, quindi abbiamo la Val Pusteriga, il lago di Braies proprio sotto di noi. Quindi chi visita il lago di Braies e dall'inizio del lago guarda avanti e vede quella bella e maestosa vetta
proprio davanti a lui. Ecco, quella è la vetta. Siamo noi adesso. Adesso ci viene in aiuto Peak Finder per trovare tutte le cime. Vediamo un po'. Ancora un po' di panorama. Cercatelo! Ma dai, ma ci scemo che sei! Che fa? Poi monanna! Ah! Perez! E come tutte le cose belle, ora andiamo verso valle, perché l'importante, come dicono gli alpinisti, non è conquistare la cima, ma arrivare sani e salvi a valle. Avete potuto comunque notare che vista stupenda offre la Grotta del Becco. Ancora meglio se la fate in un periodo di bassa stagione. In alta stagione ci sono solo grida e schiamazzi. Molte volte si incontrano mogli arrabbiate come i mariti, perché i mariti dicono che l'escursione è facile. Queste sono le Dolomiti. Sono stato raggiunto dalla responsabile del vettovagliamento. Vediamo cosa c'è in questo zaino. Oltre a tante sassi ho biscotti, panini. Oh. Sei a Sennes, 40 minuti. Oi oi. Ok, 25. Primo tratto si va alla ricerca del sentiero più o meno. Poi secondo tratto inizia la corda alla catena e poi si apre tutto e si sale e sale e si va avanti e sempre avanti e ancora avanti fino a che poi a un certo punto vedi la croce, però poi devi continuare ancora fino a che arrivi alla croce e poi finalmente arrivi. Stiamo per raggiungere Pilstenes con il suo caratteristico aeroporto. Era una pista di atterraggio
per aerei militari durante la fine degli anni 60. Quindi, per chi non lo sapesse, prima che diventasse tutto parco naturale questa zona, qui era gran parte era zona militarizzata perché le truppe alpine facevano le prove. Cima amore. Rifugio Sennes con le sue malghe e noi ancora un'oretta e siamo a Pederù. Stanca? Saluta, Ciao amore, ciao. che magari lo rifacciamo fra 10 anni. penso siano 20 anni che non 20 anni? guardo a casa la data della foto, così la metto anche qua in sovraimpressione, così vediamo come eri giovane. Questa sì che è acqua, oh mamma mia. È giunto il momento dove le montagne non sono più sotto di noi, ma sono sopra di noi. Quindi, arrivando al Pederù, qua giù, vi salutiamo, vero amore? Ciao. 6 ore e un quarto di cammino, 20 chilometri di distanza e basta. Ci vediamo alla prossima. Dislivello non te lo so dire, ma dopo vedrete il relief con tutta la distanza percorsa, così vi potete fare un'idea. La traccia eventualmente la trovate sul mio profilo Strava, altrimenti se avete domande scrivetele nei commenti e bon, alla prossima.